Ciao a tutti e bentornati in Domotics Duino, io sono Marco e faccio questo video abbastanza veloce perché nel weekend ho preso coraggio e ho fatto l'aggiornamento di Google Home e Alexa utilizzando il protocollo Matter. Quindi ho pulito tutti i dispositivi che avevo già integrato da OpenHub e li ho riassociati utilizzando appunto la connessione con protocollo Matter. Sono partito da OpenHub, ho abilitato il Matter Bridge, sono andato su Google Home, ho importato tutti i dispositivi e poi a sua volta da Google Home ho esportato i dispositivi verso Alexa. Quindi Google Home ha utilizzato il codice Matter, il pairing code generato da OpenHub, mentre Alexa ha utilizzato il pairing code generato da Google Home. Questo perché l'abbiamo visto in un video che ho pubblicato nel canale precedentemente, è necessario in quanto è l'ultimo ecosistema che importa i dispositivi che deve generare il nuovo pairing code per eventuali altri sistemi che devono importare gli stessi dispositivi. Quindi adesso vi faccio vedere cosa ho fatto passo passo per arrivare ad avere un sistema logicamente simile a quello che avevo prima, quindi con i vari dispositivi di OpenHub importati in Google Home e Alexa e quindi controllabili da Google Home e da Alexa e dalle rispettive app come se fossero nativamente stati associati lì, e ovviamente con il supporto vocale, che è il motivo principale per cui lo faccio. Ovviamente il requisito principale è quello di avere un dispositivo Google Home se si vuole utilizzare l'ecosistema di Google, oppure Alexa se si vuole utilizzare l'ecosistema di Amazon. Questo perché i dispositivi fungono da hub Matter e sono loro in grado di gestire i dispositivi di OpenHub utilizzando il protocollo Matter. Ovviamente questo funziona perché tutti i dispositivi sono nella stessa rete, per sfruttare il vantaggio principale di questo tipo di integrazione, che è quella del controllo totalmente locale. Andiamo quindi insieme a vedere cosa ho fatto e qual è stato il risultato finale. Come già detto nell'introduzione, quindi il requisito fondamentale è quello di avere un dispositivo fisico all'interno della propria rete locale, collegato ovviamente alla stessa rete di OpenHub, che abbia il ruolo di hub Matter, che sia in grado quindi di dialogare sul protocollo Matter. Io in casa ho due Google Home Mini e due Alexa Echo Dot che sono tutti hub Matter, quindi tramite questi dispositivi io sono in grado di vedere i dispositivi di OpenHub esposti sul protocollo Matter. Dopo essersi accertati di avere almeno un dispositivo che possa fungere da hub Matter, bisogna andare su OpenHub e abilitare il Matter Bridge. Questa operazione l'abbiamo già vista nei diversi video che ho pubblicato precedentemente, adesso faccio un passaggio molto veloce. Andando sulla home page di OpenHub, Add-on Store, effettuare la ricerca del Matter Binding e, nel caso non sia già installato, andare ad installarlo. Successivamente si va sulle impostazioni Matter Binding e bisogna essere certi di avere l'Enable Matter Bridge. In questo modo il OpenHub esporrà i propri item verso il protocollo Matter. Semplicemente abilitando il Matter Bridge non succede in teoria niente, perché il Matter Bridge cerca di andare in esecuzione ma poi va in stato stopped. Questo perché non trova nessun item da esporre sul protocollo Matter. OpenHub infatti necessita di una configurazione particolare per decidere quali sono gli item che devono essere esposti sul protocollo Matter, configurazione che abbiamo già visto nel dettaglio nei video precedenti e che consiste semplicemente nell'aggiungere dei metadata particolari ai rispettivi item. Vi faccio vedere io cosa ho fatto per alcune luci del piano seminterrato. Ad esempio prendiamo la luce del garage, abbiamo il nostro switch, il nostro item di tipo switch. Sono andato ad aggiungere il metadata Matter on off light. Ripeto, ho già fatto dei video molto dettagliati su questa configurazione, quindi per dettagli aggiuntivi andate pure a vedere quei video. Comunque fondamentalmente con questa parolina chiave noi abilitiamo OpenHub ad esporre questo item sul protocollo Matter. Ovviamente l'ho fatto su tutte le luci, perché sono tutti switch di tipo on off light. E una volta fatto questo e salvato, il nostro Matter Bridge va in esecuzione. Ovviamente faccio un passo indietro. Prima di aggiungere questo metadata sono andato a togliere tutti i metadata relativi a Google Home e ad Alexa.
proprio perché non voglio più che Google Home e Alexa utilizzino gli item di OpenHub tramite il binding standard di Google Home o di Alexa, così sono certo che il tutto lavora in locale su protocollo Matter. A titolo di informazione vi faccio vedere come si fa la disattivazione dell'integrazione in Google Home degli item di OpenHub nella modalità standard. Semplicemente bisogna andare nelle impostazioni dell'account, andare nella sezione servizi funziona con Google, cliccare su OpenHub e dire di scollegare il sistema. In questo modo tutti i dispositivi integrati in Google Home verranno scollegati e poi spariranno in automatico appunto dall'elenco. Fatta questa operazione poi è necessario andare ad integrare gli stessi dispositivi utilizzando il protocollo Matter, quindi facendo la solita procedura che è quella dell'aggiunta di un nuovo dispositivo Matter compatibile, scannerizzando il QR code fornito da OpenHub e attendendo che vengano poi rilevati tutti i dispositivi. Tendenzialmente questa operazione Google Home la fa quasi in automatico perché si accorge da solo che ci sono dei dispositivi Matter ancora da integrare e ve li propone. Non dovesse fare così, comunque semplicemente basta andare ad aggiungere un dispositivo Matter compatibile. Come andare a trovare il QR code e tutto l'ho già fatto vedere nei video precedenti, ma fondamentalmente basta andare sempre da OpenHub in impostazioni, Matter Binding e abbiamo il pairing code, sia formato grafico come QR sia formato testuale. Effettuata questa operazione, Google Home trova tutti i dispositivi esposti da OpenHub tramite il relativo metadata. A proposito di metadata, adesso magari vi faccio vedere qual è il metadata da inserire per i sensori di temperatura e di umidità, che sono un'altra tipologia di item che io ho esposto da OpenHub e integrato in Google Home. Torniamo quindi sulla configurazione di OpenHub, andiamo a prendere un sensore di temperatura, ad esempio quello del soggiorno, che ha sia temperatura che umidità. Sono andato ad aggiungere il relativo metadata Matter, ma in questo caso ho scritto Temperature Sensor per il sensore di temperatura e Humidity Sensor per il sensore di umidità. In questo modo Google Home è in grado di capire che tipologia di sensore sta importando. Adesso prendo il telefono e vi faccio vedere il risultato finale. Quindi qua siamo sulla home page di Google Home, vado su tutti i dispositivi e come vedete, ad esempio, prendiamo il bagno piano terra, ho la luce, la temperatura e l'umidità. Tutti questi dispositivi che vedete qua, quasi tutti, sono venuti fuori dopo aver importato il dispositivo Matter OpenHub utilizzando il suo pairing code. Questo dispositivo ce l'abbiamo qua in fondo ed è il dispositivo ELAB dal quale poi partono tutti i vari singoli dispositivi nodi che vengono aggiunti poi come dispositivi Matter su Google Home. Visto che siamo su questa schermata, passiamo adesso a vedere come andare a fare la stessa cosa su Alexa. Ovviamente la parte di OpenHub, di configurazione di OpenHub è già a posto, perché i metadata non bisogna aggiungere un metadata per Alexa e un metadata per Google Home, in quanto il metadata Matter vale per tutti gli ecosistemi che vogliono gestire il protocollo Matter. Quindi lato OpenHub siamo a posto. Quello che dobbiamo fare per importare i dispositivi in Alexa, e come abbiamo già visto in un video di dettaglio che ho pubblicato sul canale qualche settimana fa, dobbiamo andare a generare un nuovo pairing code dall'ultimo ecosistema che ha gestito i dispositivi. Quindi nel nostro caso Google Home. Quindi, essendo già nella schermata giusta sul telefono, vi faccio vedere che cliccando su app e servizi Matter collegati viene fuori un collega app e servizi dove è possibile generare il nuovo pairing code. Possiamo generarlo anche qua come QR code o come codice numerico. Una volta generato questo codice, dobbiamo fare le stesse operazioni che abbiamo fatto su Google Home anche sull'app Alexa. Quindi andremo sull'app Alexa, aggiungeremo dei nuovi dispositivi di tipo Matter compatibili, scannerizzeremo il QR code di Google Home e in automatico troveremo tutti i dispositivi così come ce li abbiamo su Google Home. Anche in questo caso vi faccio vedere il risultato. Quindi apriamo l'app Alexa, andiamo su dispositivi e abbiamo tutti questi dispositivi.
che ho aggiunto da poco, dopo aver rimosso quelli che avevo già pubblicato con l'integrazione standard. Anche in questo caso abbiamo un dispositivo chiamato OpenHub, che è il nostro hub matter di riferimento da cui partono poi tutti i device. Dovessimo a nostra volta andare ad importare questi stessi dispositivi in un altro ecosistema, ad esempio SmartThings, dovremo andare sull'app Alexa, generare un nuovo pairing code e utilizzarlo per fare la successiva importazione. In questo caso, dal dispositivo di OpenHub si clicca su altri assistenti e applicazioni, aggiungi e qua viene generato il codice da utilizzare per l'abbinamento. Bene, fatte tutte queste configurazioni non rimane altro che andare a fare una prova, un tentativo e vedere se i comandi vocali effettivamente attivano e disattivano i diversi dispositivi. Sono davanti al primo Alexa e adesso provo ad accendere la luce della cucina. Alexa, accendi luce cucina. Qui è andato. Adesso vado dall'altro assistente, non dico il nome se non si attiva, e provo a spegnerla. Ehi Google, spegni luce cucina. Bene, direi che l'esperimento ha funzionato. Bene, per questo video possiamo fermarci qui. Abbiamo visto quindi come configurare i dispositivi di OpenHub all'interno di Google Home e di Alexa utilizzando il protocollo Matter, questo per rendere la comunicazione molto più rapida e veloce perché lavora in locale. Ovviamente in base al tipo di hub che si ha a disposizione non è detto che il tutto funzioni senza connessione a internet, perché ad esempio gli hub che ho io, che sono il Google Home Mini vecchia generazione e l'Alexa Echo Dot, sono hub che necessitano comunque di una connessione a internet perché i comandi vocali vengono interpretati sul server. La differenza la fa il fatto che la comunicazione tra il dispositivo comandato dall'hub Matter e l'hub stesso sono sulla stessa rete e quindi i comandi dovrebbero essere svolti in maniera molto più rapida rispetto a prima, perché non devono fare il rimbalzo dal server cloud del dispositivo. Ovviamente per avere la perfezione bisognerebbe avere degli hub che lavorano totalmente in locale e quindi il tutto può funzionare utilizzando semplicemente una rete locale senza connessione a internet. Ok, mi fermo qui, vi ringrazio se siete arrivati fino al fondo di questo video e per chi vorrà ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!